Amici e amiche del canale, oggi vediamo insieme di approfondire un argomento che troppo spesso è stato trattato, a mio parere, in maniera un po' troppo superficiale. Viviamo nell'era dei reels, dello scroll, della comunicazione rapida e questo induce sempre più persone a voler reperire informazioni nella maniera più sbrigativa possibile, ma tutto questo non è sempre possibile. Tre strati, quanti video avete visto a riguardo? Molti. Ad esempio qui su YouTube spesso si tratta l'argomento in più minuti, cercando di spiegare o illustrare al meglio i vari aspetti del famoso vestirsi a cipolla. Moltissimi sono invece stati a riguardo reel o short, video che hanno una durata decisamente più breve. La SEO, il trend del momento, quando un argomento è in voga tutti si accodano sbrigando in fondo la faccenda, facendo spesso peraltro copia e incolla sul primo sito che ti appare su Google. Ecco che spesso i famigerati tre strati sono diventati anche un'occasione per partire, nel caso di ai tanti signorine, con le chiappette al vento per poi vestirsi. Ma alla fine tutti questi video brevi sui tre strati spesso cosa ci hanno insegnato? Nulla. Anche nella vita di tutti i giorni, in inverno ci vestiamo a tre strati, una maglia, un maglione, un giaccone. Prima dell'arrivo di questa onda anomala di contenuti non andavamo di certo in giro in canottiera o per Izoma e Reggiseno. Ecco che parlare di come vestirsi in montagna, se equivale a vestirsi tutto sommato come nella vita di tutti i giorni, lascia un po' il tempo che trova. Come approfondire allora meglio la questione? Partiamo da due elementi principali. Gli strati non sono tre, ma complessivamente 5. Gli strati in montagna non servono a sentire caldo, ma come direte voi? Servono a contrastare il grande nemico dell'escursionista, trekker, alpinista o sci alpinista che sia, ovvero il sudore. È facile pensare che in un ambiente invernale sia il freddo il fattore principale di cui tener conto, ma è la gestione del nostro corpo e quindi del modo in cui ci vestiamo a fare davvero la differenza. Se andiamo al centro commerciale, più ci copriamo, più restiamo caldi e protetti, ma se applichiamo lo stesso concetto in attività fisiche dispendiose e faticose, in montagna commettiamo un grosso errore e ancora di questi errori in giro se ne vedono troppi. Inoltre va sottolineato che c'è montagna e ci sono attività e attività. Se si sale con la funivia e si arriva nel rifugio a pochi passi, tanti tecnicismi non servono. Tra la classica ciaspolata di 3 ore andata e ritorno in ambiente pianeggiante e un'escursione su dislivelli più pronunciati, invece c'è differenza. Tra le ciaspolate o escursioni e una via alpinistica lunga e magari con 1000 metri o più di dislivello c'è ancora più differenza e c'è differenza anche tra una salita alpinistica e una salita sci alpinistica. In tutte le attività subentrano fattori importanti come appunto la fatica, il terreno dove ci si muove, la possibilità che il tempo possa cambiare, l'attrezzatura necessaria e quindi il peso che avremo con noi. Una comunicazione superficiale e sbrigativa presa per buona perché ci sono tanti like porta le persone a standardizzare certi concetti e applicandoli di conseguenza, pensando solo che tutto sia necessario a coprirsi dal freddo, ma non a difendersi da se stessi, ovvero dal sudore che il nostro corpo produce. Sudore che noi dobbiamo fare in modo a tutti i costi di produrre il meno possibile. Capita spesso di vedere nelle classiche ciaspolate guidate persone con il parkas adatti ad una spedizione artica a meno 30 gradi, calzoni da snowboard pesantissimi, sciarpa di lana che chiude completamente bocca e naso e zaino da 70 litri che neanche io quando vado a bivaccare in tenda in condizioni invernali. Un altro aspetto importante è che nessuno parla mai dei pantaloni, maglione, piumino, ok, e le gambe? Se piove, tira vento o nevica, anche le nostre gambe soffrono. Ecco che nei tre strati potrebbero esistere altri strati di cui tener conto, ovvero un primo pantalone a seconda dell'attività che si intende svolgere
e un secondo copripantalone nello zaino. Il primo più adatto a proteggerci senza farci sudare o sentire troppo caldo, magari tecnico il giusto e traspirante, il secondo che ci protegge in caso di cattivo tempo, possibilmente impermeabile e non solo waterproof, come questo leggero e comprimibile con colonna d'acqua di 3000 come la maggior parte delle tende. E non ho menzionato le ghette, che possono essere considerate un terzo strato nelle gambe vero e proprio. Le mani, basta solo un paio di guanti? Non proprio, può bastarne solo uno, ma in questo caso occorre avere sempre nello zaino un paio di guanti di scorta. Sempre io uso il sottoguanto leggero, pratico, e il secondo guanto in caso di freddo, che può essere più da sci o più da alpinismo se si praticano vie alpinistiche. Soprattutto nel secondo caso o nei trekking con pernotto nello zaino porto sempre queste, le moffole, in grado di accogliere entrambi i guanti, soluzione per eventi estremi ma che purtroppo possono accadere. Perché il sottoguanto? Perché nelle giornate meno fredde e assolate avere solo un guanto più pesante potrebbe farmi sentire caldo e farmi sudare di conseguenza. Il vestiario tecnico che deve essere indossato, o almeno io faccio così, deve concentrarsi quindi sulla traspirabilità. Il coprirsi dal freddo resta una logica conseguenza e un'azione da compiere a seconda dei casi. Ma torniamo ai 5 strati e non 3. Se mettiamo la sicurezza sempre al vertice di una ipotetica piramide su cui basarsi, faremo sempre la cosa giusta. Se una persona poco afferrata in materia, e lo siamo stati tutti, e comunque non si finisce mai di imparare, io per primo, sente dire 3 strati, può pensare di presentarsi solo con quelli strati non comunicanti tra loro. Quindi torniamo al tipo del parka da spedizione mentre fa una classica ciaspolata. Se inizi a sudare perché i parka non sono traspiranti, se non ti apri perché hai paura di prendere freddo, quel sudore si congelerà sul tuo corpo. Se ti apri ma i due strati non fanno a dovere il loro lavoro, sarai sudato e il freddo investirà letteralmente il tuo corpo. E per fare accadere tutto questo basta davvero poco. Il vento che si alza, una singola ma grande quanto basta nuvola che copre il sole, il passaggio su un versante che magari guarda a nord, dove le temperature in media in quell'area poco esposta al sole stesso sono più fredde. Nel giorno che ho registrato questo video sono stati registrati ennesimi casi di persone soccorse in condizioni precarie o persone incapaci di proseguire con principi di ipotermia. Ne stiamo parlando di situazioni che si sono svolte in pieno giorno, non nella notte. Questo per dire che non dobbiamo mai affidarci troppo alle soluzioni facili e rapide. Vi mostro come io mi vesto abitualmente. Ovviamente non parlo di metodo definitivo, ma del mio metodo, a cui possono essere applicate delle varianti che sicuramente molti di voi applicheranno. Attenzione, ci tengo a fare una piccola precisazione. Quando si parla di traspirabilità ne esistono due tipi, una data dai tessuti detti appunto tali e una data dai non tessuti. Come non tessuti? Mi spiego meglio. Maglia sintetica a maniche corte anche in inverno e anche a quote elevate, con inserto traspirante sotto le ascelle. Dettaglio molto importante. Ecco cosa intendo per non tessuto. Secondo strato, pile, ma non il classico pile, ma questo, chiusura lampo integrale per favorire meglio la gestione del caldo o del freddo, e non solo a un quarto. Schiena completamente traspirante con questo tessuto a trama larga. Se si guarda attraverso si vede la luce. La schiena è forse il punto, anche a causa dello zaino, che suda maggiormente, ma è anche il punto del nostro corpo paradossalmente più protetto, proprio grazie allo zaino. Se indossiamo invece di un pile simile un classico pile, come spesso viene indicato, rischiamo di fare davvero la doccia. Terzo strato, ibrido, ma ibrido veramente. Un piumino con dei semplici inserti laterali in elastan non può essere considerato un ibrido, ma un piumino con dei dettagli.
Un piumino con queste caratteristiche è un ibrido. Imbottitura, in questo caso inovata nei punti più sensibili, come testa e torace. Inserto traspirante nelle ascelle e striscia centrale sulla schiena. Traspirante, non tessuto. Quarto e quinto strato. Guscio. Se dobbiamo ripararci dal vento, pioggia e neve, e piumino o pile a seconda dei casi, sempre nello zaino, pronti all'utilizzo. E il piumino, che diventa, in casi dove è necessario utilizzarlo, il quinto strato, non va messo sotto ai primi tre, ma sopra, perché sarà lo strato che in situazioni di freddo davvero intenso o di una possibile emergenza dovrà raccogliere il calore del nostro corpo, e dove il sudore che emettiamo e che espelliamo dovrà fermarsi, ma il più lontano possibile dal nostro corpo stesso. Ecco che, come ho detto prima, se parliamo di una corretta gestione basata sulla sicurezza, i tre strati sono un'informazione superficiale. 5 sono gli strati che ho sempre con me in tutte le uscite invernali, 2 o 3 per le mani, 2 o 3 sempre per le gambe. Ecco che, come spesso ripeto, anche in questo caso c'è sempre un come e un dove. Se siete arrivati fino a qui, io come sempre vi ringrazio di cuore. Se volete intervenire e parlare di come gestite al meglio il vostro setup riguardo il vestiario, su quale anche prodotto utilizzate, ad esempio, a differenza della maglia tecnica che vi ho mostrato, si può usare un intimo termico completo, una tuta da scialpinismo o in lana merinos. Ecco che mi farebbe piacere leggere i vostri commenti o pareri o sistemi che adottate a riguardo. Io vi saluto, ci vediamo nei prossimi video. Dai! Oh, vabbè, io qua lascio sempre dei 4 secondi perché devi mettere il video. Riesci. No.